Ciao amici e amiche di YouTube, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'interattivo dedicato al lavoro e alla situazione economica dei mesi aprile, maggio e giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona. Se vi sentite attratti da più mazzi, quindi ascoltate più letture per avere maggiori indicazioni e infine vi ricordo che in descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo proprio con il momento della scelta. Prendetevi tutto il tempo. Abbiamo il primo mazzo, il Kaleidoscopic Tarot di Maddalena Ghidoni, poi abbiamo il Tarot Grand Lux di Ciro Marchetti e poi abbiamo appunto il Gregory Scott Tarot. Noi ci vediamo dopo la scelta per ogni singola lettura. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto il primo mazzo, il Kaleidoscopic Tarot. Andiamo a scoprire insieme come andranno i prossimi mesi, quindi aprile, maggio e giugno. Situazione economica, lavoro, materiale in genere, perché magari alcune persone vogliono capire come far crescere, evolvere, iniziare progetti importanti, tutte cose che hanno bisogno ovviamente di un investimento a livello non solo di energie psicofisiche, però soprattutto di denaro. Il punto principale che i tarocchi vogliono dirvi nell'insieme di questi 3 mesi, di cosa vi aspetta, direi che il quadro generale sembra essere abbastanza positivo, perché abbiamo il 10 di denari e il re di denari, proprio legate appunto alla materialità, appunto come seme. I denari cosa vogliono dire? Che ci può essere un incremento, un miglioramento, un raggiungimento di equilibrio e una stabilità nel lavoro, nelle finanze, nei vostri risparmi. In realtà anche il 10 di denari ha quel significato di eredità, conseguimento, raggiungimento di un certo equilibrio, proprio perché nel corso del tempo siamo riusciti in qualche modo a gestire e portarci appunto a questo miglioramento. Che ci possa essere una figura di riferimento come il re di denari, può essere una persona che vi aiuta, che vi sostiene, può essere anche un professionista, per altri magari siete proprio voi, e cioè con la buona gestione, le vostre capacità e anche delle opportunità che adesso vediamo appunto le nostre carte cosa vogliono dirvi. Cominciamo con questo diavoletto. Effettivamente ci parla di un inizio un po' turbolento, un po' difficile. Spesso sono tutte quelle situazioni che ci intimoriscono, che magari ci fanno un po' paura. Magari purtroppo l'inizio del mese di aprile può essere un po' difficile. Direi solo nella fase iniziale, perché poi abbiamo questo bellissimo fante di coppe che porta una carica di novità e anche il re di coppe. Sono principalmente carte, come vedete, legate alle emozioni, ai sentimenti che forse devono essere un po' gestiti, perché se ci sono delle novità che ci interessano da sviluppare, anche delle idee che ci coinvolgono particolarmente e che ci appassionano e vogliamo investire, vogliamo fare qualcosa di importante anche nel lavoro stesso, è normale che è un punto di partenza, che però come punto di partenza appunto deve essere attenzionato, deve
in qualche modo essere gestito. Infatti il Re di Coppe è proprio la carta che ci parla di controllo delle nostre stesse emozioni e dei nostri stessi impulsi. Quindi vuol dire che se abbiamo delle tentazioni, se ci vogliamo lasciare andare a qualcosa, se pensiamo di fare soprattutto degli investimenti, dobbiamo essere abbastanza cauti, almeno per questo mese, sapendo che nella parte centrale questo fante di coppe effettivamente può indicare delle novità, delle proposte, delle indicazioni, interessanti, da cogliere. Cosa vuol dire? Per chi ha già il lavoro, magari questo diavoletto può indicare delle turbolenze lavorative nel proprio ambiente, o c'è un qualcosa che deve essere attenzionato. Magari a volte possono essere anche delle proposte molto allettanti, però questa carta mi fa ben pensare che bisogna comunque andare molto molto cauti. Oppure addirittura queste vogliono dirvi che è arrivato il momento giusto per liberarsi di un qualcosa che ci sta bloccando. Quindi se da parecchio tempo stiamo pensando di fare qualcosa, di mettere in moto delle nostre idee, anche dei progetti a livello personale che ovviamente hanno a che fare con investimento a 360 gradi delle nostre stesse energie e di soldi, in realtà allora magari forse questo è arrivato il momento giusto di liberarci, di lasciare andare. Io sottolineo un po' tutti i tipi di progetti, perché magari se uno sta valutando di fare un viaggio, cioè un viaggio merita comunque pianificazione, dobbiamo avere del denaro, dobbiamo prepararci, eccetera. E questo vale anche per altri progetti. Nello stesso lavoro può indicare che magari se vogliamo mettere in moto delle nostre idee per incrementare i nostri guadagni, per migliorare le nostre finanze, allora ecco il momento giusto per metterle in pratica. Probabilmente quell'input, quella spinta arriverà con il fante di coppe, ed è anche utile per chi è alla ricerca di lavoro, perché si può chiudere una fase che non è andata bene, che magari vi ha bloccato. A volte si può essere bloccati per incombenze strettamente personali, familiari, o di non benessere, anche di situazioni esterne che, ci bloccano, e allora quindi qui finalmente c'è una fase di miglioramento, e queste effettivamente possono indicare, delle nuove proposte, almeno una in particolare magari data da una persona, di fiducia, una persona che vi sta aiutando, oppure finalmente voi lasciate andare indietro, scusate, alcune cose che vi hanno frenato, e finalmente vi state rimettendo in moto e in sesto, insomma, soprattutto per chi, sottolineo, ha passato un periodo molto 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 difficile tra spese, incombenze, energie che insomma sono volate via abbastanza in fretta, diciamo, e velocemente tra tutte le varie situazioni. Questo è aprile, adesso passiamo a maggio, dove troviamo il 6 di spade, il cavaliere di bastoni e poi troviamo la regina di spade. Cambiano le energie, le spade ci portano in un ambito molto più razionale, molto più logico e quindi anche più freddo. Quindi passiamo da una fase più turbolenta dal punto di vista, emotivo, e passiamo a una fase molto più chiara per noi, dove le idee, ci porteranno a fare dei cambiamenti, e lo dice soprattutto la presenza di questo 6 di spade. Cambiamenti importanti, magari per chi ha il lavoro arriva il momento giusto proprio per muoversi, e che poi essendo legata agli spostamenti, quindi è anche un nuovo passaggio
della nostra vita, però anche a livello pratico potrebbe essere un viaggio, un trasferimento, anche per alcuni un nuovo inizio. Può voler dire tantissime cose, ovviamente io vi do delle indicazioni, voi in base a quello che state vivendo potete capire che cosa aspettarvi. Magari per chi ha il lavoro c'è, un nuovo passaggio, in un altro ambito, in un altro settore, in un altro posto, luogo, oppure rimanendo sempre nello stesso ambiente, magari ci sono dei nuovi sviluppi, dei cambiamenti in corso, e che quindi, possono essere abbastanza positivi per voi. Il cavaliere di bastoni è sempre un qualcosa di molto veloce che si muove, però, ci porta, ad agire in modo concreto, però sempre mossi dalle nostre, passioni, dalle nostre ispirazioni e anche di un qualcosa che ci piace e che ci dà soddisfazione. Quindi vuol dire che ci sono questi nuovi sviluppi positivi e di sicuro con la regina di spade indica una fase non solo, come dicevo, di chiarimento, di determinazione, ma di avere forza e chiarezza di gestire e controllare tutto, quindi di tagliare il superfluo, di, eliminare magari delle cose fastidiose, o delle spese, vuol dire che se ci sono riusciamo a gestirle nel miglior modo possibile. È, molto importante secondo me questo nuovo passaggio, questo percorso con il cavaliere dei bastoni, magari soprattutto per chi vuole fare grandi cambiamenti, vuole addirittura lasciare un lavoro per iniziarne un altro o compensare con, qualche altra passione, e magari mi rivolgo a chi è in cerca, qui effettivamente c'è questo nuovo passaggio che vuol dire o maggior determinazione verso la vostra ricerca, quindi maggiore impegno dove state ampliando i vostri, sforzi, i vostri, orizzonti, oppure veramente c'è un vero e proprio, inizio e quindi siete belli carichi, spinti da questo inizio, da questa nuova fase. Adesso andiamo a vedere giugno. Giugno che si apre con il 6 di coppe, poi abbiamo il mondo e il cavaliere di denari. Ecco, diciamo qui visto che abbiamo proprio il quadro completo, possiamo anche ben capire il taglio iniziale a cosa si riferiva effettivamente, a una fase di miglioramento, è vero graduale, però sempre più in alto, sempre, meglio. Magari è vero che ci sono delle, turbolenze, delle cose che possono, ad esempio richiamare delle spesucce, delle incombenze, dei momenti di stress, di tensione, che però vengono gestiti nel miglior modo possibile, sia da voi, sia dal fatto anche che, sono cose, diciamo, passeggere. Il mondo e il cavaliere di denari dicono che c'è comunque un raggiungimento, un'evoluzione dal passato e che questo raggiungimento può essere un conseguimento, ad esempio, di un progetto importante, di soddisfazioni, di appagamento, di riuscire a chiudere un ciclo della propria vita. Ovviamente parliamo sempre di quest'ambito, per, avere una fase, sì di impegno, questo è vero, di impegno, di dedizione, di cura, però nel pieno controllo, nella piena gestione e anche armonia, proprio armonia ed equilibrio in questo ambito. Vuol dire avere comunque le possibilità, di procedere, di andare avanti. Quindi, direi un po' per fare il punto che giugno vede la maturazione e la conclusione di, cose che si sono evolute, precedentemente. Quindi, se volete fare proprio dei grandissimi, grandissimi cambiamenti, io
insomma lo consiglio vedendo queste energie a partire proprio da, aprile, che c'è quest'aria, di, liberazione, quindi di incominciare a muoversi, per concretizzare questa azione, già nel corso di aprile, ma si vede proprio nel mese di maggio e che si consolida tutto poi a giugno, che si procede e si va avanti. Anche di un nuovo inizio si tratta. Addirittura per alcuni di voi questo nuovo inizio lavorativo può esserci proprio verso aprile, per altri magari ci sono questioni tecniche, cose che si possono protrarre leggermente, ma abbiamo tra aprile e massimo entro la metà, di maggio. Come vi dicevo, sottolineo anche il fatto per chi ha il lavoro, chi lo vuole integrare, chi, vuole finalmente, portare avanti un altro progetto, un'altra passione, anche questo è il momento giusto per farlo come, vi dicevo prima. Bello si vede, ottimi risultati, quindi il 6 di coppe fa riferimento al passato, a tutte le cose che ci portiamo dietro, anche alle nostre ai nostri, desideri, si può realizzare un sogno nel cassetto, ci può essere un qualcosa di entusiasmante, anche degli incontri con, qualcuno o anche delle nuove idee che comunque avevate già da tempo e che si ha finalmente la possibilità di realizzarle e, appunto andare avanti, portarle, avanti. Ed è bello questo, cavaliere di denari. Io direi che abbiamo una bellissima stesa, per voi. Ovviamente se, vi siete sentiti attratti anche da, gli altri mazzi, consiglio sempre di dare un'occhiata. Altrimenti vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto il, secondo mazzo, quello del Tarot Grand Lux. Andiamo a scoprire come andranno i vostri prossimi mesi: aprile, maggio, giugno, dal punto di vista lavorativo, economico, finanziario, anche se avete nuovi progetti, un qualcosa che volete sapere appunto di questo periodo. Innanzitutto andiamolo ad inquadrare in senso lato, o magari abbiamo già delle indicazioni su cosa, aspettarvi questi prossimi mesi. Abbiamo il Re di Spade e l'Asso di Denari. Molto interessante perché, ci può parlare sia di della presenza di una persona, molto lucida, molto attenta e precisa. Può essere anche severa, magari per certi aspetti o nei vostri confronti, però potrebbe essere la guida giusta o quella persona che con le sue capacità, la sua intelligenza può non solo guidarvi, magari anche apportarvi un'opportunità interessante. Oppure questa potrebbe essere anche una vostra stessa energia, e cioè che un certo tipo di atteggiamento e di comportamento vi aiuterà ad aprirvi delle porte, e in questa situazione abbiamo proprio perfettamente l'asso, di denari, proprio legato alla materialità, al guadagno, alle soddisfazioni, al benessere, all'ottenimento di un'opportunità molto, molto vantaggiosa e sostanziosa. Quindi, diciamo, quelle caratteristiche che vi ho detto prima di, sfruttare al massimo la propria esperienza, la propria capacità, ma soprattutto determinazione, lucidità, sfruttare il proprio intelletto in modo molto razionale, preciso e attento, e queste sono capacità che vi aiuteranno e vi porteranno verso quella direzione. E adesso andiamo a vedere proprio il vostro mese di aprile. Si apre con la Papessa.
spesso indica una fase di gestazione, di silenzio, di valutazione e osservazione, forse anche studio vero e proprio, quindi magari molti di voi stanno pensando di fare degli approfondimenti, degli stage o stage e quindi un qualcosa che farà accrescere non solo le vostre diciamo, capacità, però anche alcuni progetti da portare in evoluzione. Quindi qui potete già capire se si tratta proprio da parte vostra di studio, di osservazione, valutazione, oppure di prendersi una pausa di riflessione, quindi di staccarvi un po' da alcune cose per comprendere meglio che cosa desiderate, che cosa volete mettere in moto, e invece per altri che in realtà sono già in moto da un po' di tempo su un progetto, su un'idea, questa è una fase di ulteriore pianificazione, valutazione, studio attento, però ci si sta già muovendo e allora quindi le cose poi si vedranno successivamente con il vero e proprio inizio, un po' per tutte le varie indicazioni che vi ho già dato, perché essendoci il mago rappresenta proprio l'utilizzo delle proprie capacità, di quello che si ha studiato, di quello che magari avete valutato, sperimentato, pianificato. Quindi direi che il momento giusto di agire è proprio nella parte centrale e anche finale del mese. Quindi si tratta poi di cogliere le occasioni giuste, le opportunità che arriveranno. Qui abbiamo questo bellissimo asso di bastoni che rientra ovviamente nelle capacità del mago stesso. In questo caso si tratta proprio di sfruttare volontà, determinazione, quella scintilla, quel fuoco che vi anima e quindi di iniziare qualcosa. Ad esempio, per chi ha il lavoro, magari si tratta di mettere in pratica, di mettere in moto un'idea che magari stavate già valutando da un po' di tempo. Per chi magari il lavoro tutto sommato va bene, magari queste possono essere altre cose che riguardano la vostra passione e quindi di integrare già quello che fate con, ad esempio, potrebbe essere un viaggio oppure anche io mi riferisco per chi semplicemente ha l'idea di iscriversi in palestra, chi vuole andare in piscina, chi vuole dedicarsi magari a qualcosa di creativo. Ecco, questo giusto per fare degli esempi. A livello concreto indica comunque una fase di ottima gestione delle vostre finanze. Se c'è qualcosa che non va, queste carte vi stanno dicendo che c'è la fase di miglioramento, quindi di non preoccuparvi. Ricordatevi sempre le carte iniziali. Lucidità, chiarezza, diciamo, determinazione sono le armi vincenti e riuscirete in qualsiasi cosa. Quindi io direi che il mese di aprile è proprio perfetto per far nascere, per far sbocciare, per iniziare, per mettersi in moto. E adesso andiamo a vedere, ovviamente io mi riferisco anche a chi è in cerca di lavoro, perché se state concludendo gli studi oppure se state ancora riflettendo, quindi c'è una fase di incertezza, qui le cose si vanno a sbloccare con possibili proposte, forse anche più di una che potrete valutare e scegliere. Poi andiamo a vedere il vostro mese di maggio, dove troviamo il 3 di spade, poi il 5 di bastoni e il matto. Allora abbiamo un mese, è vero, abbastanza diverso e particolare. Io ricordo anche che quando si trovano delle energie
già questa è una lettura generica. E poi se si tratta addirittura, di quando escono queste carte in una lettura personalizzata, indica comunque un qualcosa di potenziale, che può essere colto, ma può essere anche non colto. Quindi questo dipende dalla volontà personale e da quello che si desidera. Può anche arrivare un'opportunità che può essere interessante, però magari voi per varie motivazioni non volete, coglierla. Dipende insomma. In qualsiasi circostanza queste, essendo carte un po' difficili, quindi, vogliono dire che il mese di maggio potrebbe essere un po' stressante, potrebbe esserci qualche spesa, imprevista, forse anche dei conflitti o delle situazioni che in realtà possono riemergere, soprattutto se avete lasciato in sospeso, qualcosa. Cioè mi fa pensare proprio l'inizio della papessa che, se c'è una, fase, in cui, la non diciamo non avete ben compreso alcune cose, non addirittura magari non vi siete, distaccati o riposati da una, fase molto difficile, precedente, e vi mettete in moto così, in modo, molto immediato, molto netto e forse anche un po' frettoloso, allora potreste trovarvi in queste situazioni. Quindi che cosa vogliono dire? Che in qualche modo ci si deve preparare e che potete riuscire a sconfiggere, a superare delle turbolenze a livello finanziario ed economico. Magari alcuni di voi, potrebbero ancora avere a che fare con vecchie situazioni, legali, burocratiche, che possono essere abbastanza fastidiose, allora qui, saltano fuori queste cose che in qualche modo bisogna, gestirle. Ricordo sempre che è una stesa generica, quindi anche se magari ci dovesse essere un conflitto, legale, chiamiamolo così, in senso generico, ognuno di voi lo vive in modo diverso, perché dipende che tipo di situazione c'è. Loro magari intercettano questi conflitti, questi possibili difficoltà, e ovviamente consigliano di fare attenzione, di, sfruttare al massimo un qualcosa, soprattutto nel mese di aprile. Perché se trascuriamo dei dettagli, se magari non ragioniamo per bene o agiamo di impulso su un qualcosa, allora potremmo fare, degli errori, potremmo, dimenticare degli aspetti o trascurare degli aspetti che invece sono molto importanti. Quindi io direi sempre di non lasciarsi abbattere quando escono carte un po' difficili, anzi, visto che abbiamo la possibilità di osservare, valutare già prima, in precedenza, allora possiamo prepararci e cercare di gestire al meglio. In qualsiasi circostanza loro vogliono dire con il matto che c'è comunque un nuovo inizio, c'è liberazione, c'è il lasciare andare. Magari semplicemente queste sono, possibili conflitti e delusioni perché si vuole fare le cose in un certo modo e allora invece ci sono quelle incombenze, quelle dinamiche un po' strane che vi impediscono tutto questo, però invece potreste rimettervi in carreggiata proprio verso la fine di maggio. Ricordo che, il matto è anche legato al viaggio, alla spensieratezza, al ritrovare appunto, gioia e serenità, soprattutto perché si lasciano andare delle cose, infatti si chiudono, è un numero 0, vuol dire ripartire, vuol dire ricominciare. Sono legata, come vi dicevo, anche al viaggio, può essere spostamento, può essere il fatto che magari chi decide di fare dei grandissimi cambiamenti, di lasciare andare un lavoro o un progetto o di ridimensionare alcune aspettative, alcune cose. Anche chi magari ha il lavoro dove ci sono delle dinamiche un po' contorte, un po' strane, particolari in senso negativo, magari, valutate se è proprio il caso di lasciar, il lavoro e procedere, oppure, nel frattempo di mettervi nelle condizioni
di cercare, e quindi questo può indicare il mettersi in moto in questo senso. E adesso andiamo a vedere giugno. Giugno si apre con il 4 di denari, poi troviamo il cavaliere di spade e poi troviamo la forza. Decisamente meglio, perché vuol dire che con il 4 di denari c'è maggior controllo e stabilità, e quindi riuscire a portare equilibrio nelle spese, nelle finanze, anche nelle proprie energie. Il 4 di denari ci consiglia chiusura, attenzione a quello che possediamo. Spesso è vero, è considerata una carta di risparmio eccessivo, e quindi dove abbiamo anche paura magari di affrontare determinate cose. Dipende da quello che state vivendo, perché se magari appunto dovete uscire da un periodo difficile, allora il 4 di denari può indicare finalmente un certo tipo di raggiungimento, quindi riuscire a gestire le proprie finanze, oppure chiudersi un attimino perché magari stiamo cercando di risparmiare il più possibile per muoversi successivamente. Quindi soprattutto per chi magari vuole mettere in moto un nuovo progetto, delle nuove idee, come vi dicevo anche un viaggio o una vostra passione che diciamo meritano anche loro sia tempo, dedizione, però denaro, e allora il momento di risparmiare, ottenere e anche valutare, diciamo pianificare, è proprio l'inizio del mese di giugno. E poi insomma si vede questo nuovo inizio, questo spostamento molto veloce, molto rapido, perché può arrivare un'occasione importante da cogliere al volo, da non lasciarsi sfuggire. Ad esempio, se volete fare un viaggio, qui può arrivare quell'occasione di risparmiare, di ottenere un vantaggio, oppure potrebbe essere anche qualcosa di fugace, di positivo, che in qualche modo vi aiuta a migliorare, scaricare la tensione, lo stress. Direi che il mese di giugno è una fase in cui si cerca di gestire al meglio le proprie energie a livello psicofisico e anche quelle materiali, denaro e il lavoro. Direi che chi magari sta pensando di cambiare un qualcosa, direi che questo è il momento giusto per o muoversi in modo molto veloce per cercare poi di adattarsi e di capire che cosa si muove intorno a voi. Al momento qui non si vedono grandi sviluppi, quindi vuol dire che se si lasciano andare delle occasioni nei mesi precedenti, forse giugno potrebbe essere un mese di ricalcolo, di attesa, dove si deve fare attenzione e risparmiare un po' in tutti i sensi, perché in realtà non si vedono grandi novità. Si può vedere magari un piccolo lavoretto, un miglioramento che è molto passeggero, molto fugace, quindi non è un qualcosa che può essere secondo me duraturo. Quindi un po' per fare il punto, io consiglio magari di muoversi quasi subito, però con chiarezza e determinazione, magari cogliere delle opportunità tra aprile soprattutto e forse fine maggio. C'è un'occasione di profondo cambiamento, perché poi le cose possono essere abbastanza instabili. Non mi riferisco solo a chi è in cerca di lavoro, anche chi ha il lavoro stesso. Se volete studiare, se volete mettere in moto altri progetti, altre idee e migliorare anche il vostro ambiente, anche qualcosa che vi sta particolarmente a cuore,
cuore, abbiamo visto i vari momenti in cui potrebbe essere un po' più adatto muoversi e direi che aprile è il mese perfetto, perché poi ci possono essere delle turbolenze che devono essere gestite con la massima cura e attenzione. Si conclude qui questa lettura, ovviamente se vi siete sentiti attratti da un altro mazzo potete andare ad ascoltare quell'altra lettura, diciamo, altrimenti io vi saluto e vi ringrazio e alla prossima. Benvenuti a tutti quelli che hanno scelto il mazzo Gregory Scott Tarot. Andiamo a scoprire insieme come andranno i prossimi mesi, quindi aprile, maggio e giugno. Allora, innanzitutto, e in genere, lasciamoci dire cosa aspettarci di importante. Abbiamo il 10 di denari e il fante di bastoni. Spesso il 10 di denari fa riferimento a tutte le situazioni in via di evoluzione, legate magari a eredità, denaro, a soldi che dobbiamo ottenere, alla nostra stabilità materiale, e quindi vuol dire che pian pianino ci stiamo avvicinando a qualcosa di positivo. Può essere anche un ulteriore guadagno, può indicare il raggiungimento di una stabilità, una serenità che può aprire in questo caso a nuove possibilità. C'è questo fante di bastoni che in realtà sta osservando, sta valutando e quindi cosa si prospetta effettivamente. In senso generico lo vedremo adesso nei vari mesi. Per molti può voler dire che magari si è chiusa una fase della vostra vita e allora state cercando di osservare, di valutare come fare nuovi possibili investimenti, oppure magari si è chiusa una fase, volete ottenere molte più soddisfazioni, molti più ottenimenti, anche ulteriori fonti di guadagno e allora state valutando di muovervi in un certo modo, quindi non mi riferisco a solo investimenti, magari può essere anche un nuovo inizio, come mettere in moto un'idea, un progetto totalmente nuovo, per altri appunto vuol dire un nuovo inizio, soprattutto per chi è in cerca di lavoro. E adesso vediamo cosa vogliono dirvi. Nello specifico, adesso parliamo nel mese di aprile, dove c'è questo diavoletto. Diavoletto può indicare vari aspetti, magari ci sono delle cose che stiamo cercando di guarire, di eliminare, soprattutto quelle situazioni dove c'è un blocco, dove c'è paura, incertezza, siamo in un momento delicato, ovviamente può essere per alcuni di voi molto difficile a livello economico, finanziario, sostenere le spese, ci può essere dubbio, incertezza per il proprio futuro, quindi il diavoletto in questo caso lo vediamo proprio chiuso in questa campana, però vuol dire che molti aspetti è vero che possono non dipendere da noi, però le cose che magari sappiamo benissimo possiamo gestire, possiamo sistemare per conto nostro, ci sta dicendo di farlo e magari cos'è che ci frena, quali aspetti dobbiamo migliorare, cosa dobbiamo lasciare andare. Effettivamente questo è il momento giusto per non lasciarsi chiudere, per non lasciarsi sovrastare da quelle emozioni negative e anche situazioni esterne che possono essere negative. A volte può essere una spesa imprevista, può essere un qualcosa di complesso, difficile da gestire, magari nel proprio ambiente lavorativo o una fase che non si sblocca per chi è alla ricerca. Infatti abbiamo questo mese di aprile
un po' difficile, un po' complesso, varie motivazioni, soprattutto abbiamo delle carte di spade. Sono legate ai noi, ai nostri pensieri, a una fase non solo di incertezza, di blocco, però di dubbio e di incertezza. Forse sottolineo quell'incertezza perché essendoci la carta del 3 di spade e 2 di spade, possono essere delle situazioni o che andranno ad accadere nel corso del mese o situazioni precedenti che si stanno sviluppando in un certo modo. Il 3 è vero, diciamo, non posso inventarmi un significato positivo per questa carta, perché indica sofferenza, indica, dolore, magari è qualcosa di passeggero, sapete che dovete affrontare delle spese impreviste e allora pian pianino ci si muove in questa fase, come vi dicevo, di liberazione, altrimenti potrebbe essere un qualcosa di pregresso, e cioè se non ci muoviamo, se ci lasciamo bloccare, se abbiamo paura di determinate cose, allora queste carte vi stanno dicendo che continuerete a rimanere nel dubbio, nel non riuscire a trovare soluzioni che vi possono aiutare. Queste invece possono suggerire proprio che questo è il momento giusto di affrontare le vostre paure, di affrontare alcune cose che non stanno funzionando. Spesso i blocchi possono dipendere sia da noi sia dagli altri o da quello che ci circonda, e quindi vuol dire che forse non è l'ambito giusto dove ci stiamo muovendo, oppure ci sono delle cose che stiamo facendo e che non vi stanno dando riscontri. Ecco, quindi secondo me è proprio qui che non bisogna lasciarsi abbattere. Quando c'è un tipo di previsione del genere, magari vi sta dicendo che quello che state facendo non sta funzionando e non funzionerà. Allora è qui che dobbiamo metterci in moto e capire come cercare di superare un conflitto. A volte si può trattare anche di un conflitto o cose che tardano, che si bloccano perché ci sono incombenze a livello burocratico, soprattutto lentezze, oppure dei conflitti riguardo a situazioni legali in corso. Quindi direi che è un mese un po' difficile. Non voglio dire che tutto andrà in questo modo, magari loro hanno intercettato queste energie complesse e che potrebbe essere finalmente il momento giusto di superarle definitivamente. Lo sottolineo anche perché andando a vedere il vostro mese di maggio parte con la carta della forza. La forza è un'energia di coraggio, di determinazione, di prendere il controllo di noi stessi. A volte queste possono anche indicare una fase nostra, non voglio dire di depressione, però magari, alcuni di voi purtroppo potrebbero trovarsi in questa situazione. Spero che non sia assolutamente il vostro caso, lo dico solo per dover di cronaca. E allora ecco, la forza vuol dire, fase di ripresa, di coraggio, di determinazione che può dare una svolta decisiva. E infatti secondo me c'è un cambiamento di rotta. Probabilmente maggio risuona ancora con qualche energia un po' giù, un po' sottotono, però almeno la cosa che va a cambiare è proprio la consapevolezza e questa nuova energia di coraggio, come vi dicevo, di determinazione a voler cambiare le cose. Anche in corso d'opera, perché qui si vede il fatto di rendersi conto che magari c'è un qualcosa di bello, di positivo, di diverso da quello che state vivendo, che vi sta aspettando, e allora c'è la possibilità di andare oltre quello che sta capitando, di andare oltre e finire qui.
Vedete questa bella carta, l'8 di denari? Appunto è legata alla costanza, alla dedizione, all'impegno, al lavoro, perché vedete è una carta, spero che così la vediate meglio, di questo uomo che sta lavorando. Quindi essendo legato proprio al lavoro, vuol dire che magari c'è finalmente una fase di equilibrio, dove ci si riesce a, dedicare con la massima cura, e tranquillità e serenità a quello che si sta facendo, quindi questo lo dico per, chi ha il lavoro, e per chi è in cerca magari c'è la possibilità, di iniziare, un lavoro oppure una nuova fase di ricerca, come vi dicevo, molto più positiva e costruttiva per voi, anche se poi alcune dinamiche sono ancora in corso, direi reminiscenze del periodo precedente, però cambia totalmente questa, energia. Maggio, assolutamente sì, maggio. Poi giugno, cosa vogliono dirvi? Abbiamo questo bellissimo matto con il 10 di coppe e il fante di bastoni, e direi che giugno è decisamente molto meglio. Quindi io direi che per tutti in questa situazione vi trovate il momento giusto per dare una bella, spinta, una bella svolta e colpo di coda nel voler sistemare le cose è il mese di aprile. Prima, magari ci si rende conto, prima ci si mette in queste condizioni e prima poi riuscirete ad ottenere molti più risultati, perché qui c'è un bel reset. Il matto, ci porta spensieratezza, ci porta in un nuovo percorso totalmente nuovo, e quindi qui c'è quell'inizio che, può portare gioia e soddisfazioni. Per alcuni può essere un nuovo lavoro, per altri magari oltre a quello che fate, può esserci un'occasione di liberazione da fardelli, pesi, situazioni stressanti del periodo precedente, e, quindi, c'è appagamento, c'è, solidarietà, c'è anche aiuto, sostegno magari da parte, di qualcuno, anche delle conoscenze che possono essere stimolanti e delle proposte, interessanti. Quindi vediamo già qualcosa che si può muovere dal punto di vista lavorativo di ottenimento verso la fine del mese di maggio, però insomma giugno, vi porta molte più possibilità. Con il matto bisogna capire, ad esempio per chi ha un lavoro, stressante che non vi dà soddisfazioni, magari potreste valutare o di cambiarlo. Questo potrebbe essere un indizio, il 5, di denari, cioè abbandonare, lasciare andare quello che non funziona, quello che non ci soddisfa e che ci fa stare male addirittura, con il fatto di aprirsi a nuove possibilità, forse non immediatamente, però incominciare a valutarle e muoversi successivamente. Oppure già chi ha deciso di mollare, forse questo è il momento giusto, e allora c'è la fase di ripresa, di miglioramento, soprattutto dal punto di vista vostro, interiore, di benessere, e poi magari muoversi in nuove proposte, in nuove situazioni, pian pianino, perché il fante di spade è comunque quell'energia, geniale, è vero, che vuole comunque mettersi in gioco, però lo fa con circospezione, in modo molto razionale, e quindi direi che è l'approccio giusto. Quindi un po' per fare il punto in senso generico, vedendo queste carte, ovviamente ricordo che non tutti viviamo la stessa vita, magari, queste che sono, ahimè, abbastanza, negative, per alcuni possono essere molto negative, per altri un po' meno. Magari le cose tutto sommato vanno benino, può essere un periodo particolarmente stressante, dove si possono aggiungere, degli ulteriori compiti, incombenze, o delle spese eccessive, però magari
voi sapete di doverle gestire e quindi effettivamente anche di superarle. Come abbiamo visto sin dall'inizio, di fare attenzione, di essere molto lucidi, molto precisi. Se volete mettere in moto qualcosa di nuovo, meglio non aspettare eccessivamente. È vero che il periodo più favorevole, secondo me, è proprio dalla metà in poi del mese di maggio, perché magari prima ci sono delle cose che devono essere sistemate. Per alcuni di voi magari quelle incombenze possono essere causa forza maggiore, perché vi dovete concentrare su, qualcuno o un qualcosa che magari merita la vostra energia, la vostra attenzione. Quindi potrebbe essere anche delle preoccupazioni, a volte può essere per un figlio, per un parente, per un'altra persona che vi sta accanto, però risuona nella vostra vita perché probabilmente voi potreste essere utili a sostenere e ad aiutare. Quindi qui abbiamo effettivamente varie indicazioni. Io direi proprio di muoversi in questa direzione proprio per aprirvi a queste nuove possibilità, per alcuni anche di trasferirsi, di fare un viaggio, un nuovo progetto, di sicuro essere un po' più spensierati e tranquilli di ottenere delle soddisfazioni e delle cose importanti. E poi un vero e proprio inizio, nel senso che ci si lascia andare totalmente indietro. Alcune cose che abbiamo visto lo troviamo proprio con il fante di spade. Si conclude qui la lettura, io vi ringrazio per avermi seguito. Ovviamente se vi sentite attratti anche dagli altri mazzi, magari potete integrare e cercare quelle che sono più in connessione con voi. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!